Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla, di cui troverete i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo, nel caso vi piacesse. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, entriamo nel vivo della puntata con l'analisi dei 4-8. La prima sibilla che andremo ad analizzare è l'8 di cuori dal titolo Speranza. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta una donna molto elegante che sta pescando nei pressi di una riva. In piedi un uomo sta suonando un flauto e sul prato c'è un'ancora. Tutta la scena è simbolo di gioia per qualcosa di tanto atteso che sta arrivando. I significati principali della carta sono ottimismo, incontro, realizzazione, spostamenti. Gli aspetti con la carta al dritto infondono fiducia e speranza nella realizzazione futura di un progetto o il superamento di un momento difficile. Infatti può portare gioia perché alcune situazioni si sbloccano o si rinnovano positivamente. In realtà non parla di una vera e propria concretizzazione immediata, ma di eventi o un sentimento di ottimismo che fa ben sperare nella realizzazione di un desiderio. Questa sibilla è positiva in tutti gli ambiti della vita, soprattutto quella sentimentale. Indica l'arrivo tanto atteso di notizie o qualcuno che si fa sentire dopo un allontanamento. Può anche significare incontri e chiarimenti, viaggi e spostamenti o l'inizio di nuovi progetti vantaggiosi. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo sono la mancanza di fiducia e speranza. Nella vita sentimentale c'è solitudine o delusione per l'attesa di qualcuno o un sentimento non è corrisposto. Per le coppie il rapporto non è soddisfacente o ci sono verità nascoste e bugie che creano turbamento. Nel lavoro e nei progetti c'è mancanza di sicurezza e instabilità. A volte con questa carta al rovescio la realizzazione di un desiderio è possibile, ma sarà passeggero o deludente. La speranza corrisponde all'8 di cuori che porta rinnovamenti in positivo e la possibilità di trovare l'equilibrio e la tranquillità in tutti gli ambiti della vita, soprattutto in quella sentimentale. I tempi di realizzazione riguardano il periodo dal 2 al 7 ottobre. La carta consiglia di non perdere mai la speranza, la soluzione ad un problema o la felicità si trovano nelle piccole cose, non trascurare nessun dettaglio per raggiungere il tuo desiderio. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è l'8 di quadri dal titolo Regali. Nell'immagine che vedete qui a fianco vi sono rappresentati vari simboli di ricchezza, felicità e benessere. Il tempo ripaga tutte le attese, infatti sulla tavola ci sono un orologio e una candela spenta, indicano che è giunto il momento tanto sperato di ricevere. Lo scrigno colmo di gioielli e di denaro con gli altri oggetti preziosi rappresentano qualcosa di grande valore, sia materiale che spirituale, che viene protetto dal tendaggio. I significati principali della carta sono regalo, qualcosa di prezioso, proposta, protezione. Gli aspetti al dritto di questa sibilla molto favorevole indicano tutto ciò che è prezioso in senso materiale, ma anche qualcosa di grande valore ai nostri occhi e dal lato personale, come doti artistiche, grande generosità e bellezza. Principalmente si riferisce ad una speranza o un progetto che si realizza. In situazioni difficili o bloccate porta notizie e cambiamenti che saranno utili ad avere nuove idee e occasioni da cogliere, soprattutto in ambito lavorativo e finanziario. Può indicare anche l'arrivo di un dono, una vincita, un prestito, un'eredità, una proposta interessante o affari vantaggiosi. Questa carta infine può riferirsi ad una persona in grado di aiutare o di dare consigli molto utili. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono, come scritto sulla carta stessa, degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un desiderio, blocchi, ritardi o incostanza nel dedicarsi ad un progetto.
Ci possono essere delusioni e aspettative mancate, come un regalo non ricevuto o una perdita di denaro o qualcosa di prezioso. Tutto ciò che si riferisce alla persona diventa povertà d'animo e poco sentimento, pigrizia, doti sprecate e immaturità. Si potrebbe aver bisogno di aiuto, ma non ci sono persone disposte a farlo, e nei sentimenti bisogna fare attenzione a persone che si legano solo per interesse o non si è apprezzati per il proprio valore. La carta regali corrisponde all'8 di quadri, che indica grande volontà e capacità di gestire la propria vita, soprattutto le questioni pratiche e quelle più complesse. Inoltre porta un momento di trasformazione positiva in tutti gli ambiti della vita. I tempi di realizzazione si riferiscono al periodo dal 2 al 7 settembre. La carta consiglia di avere fiducia in se stessi. Grazie all'impegno e alla costanza si metteranno a frutto i propri talenti e si raggiungeranno i propri grandi desideri. La terza sibilla che andremo ad analizzare è l'8 di fiori dal titolo Riunione. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta una giovane coppia ritratta nel momento in cui si incontrano teneramente e si sfiorano le mani. A livello simbolico indica il ritrovarsi di persone con delle affinità o con interessi comuni da discutere. I significati principali della carta sono incontro, riconciliazione, soluzione e collaborazione. Gli aspetti al dritto della carta riguardano tutte le situazioni che prevedono il riunirsi per vari motivi. Nella vita sentimentale porta un incontro generato da un invito, chiarimenti e pacificazione, ma anche riconciliazione dopo un allontanamento o un litigio. È sempre una carta di cambiamento e slancio positivo verso la ricerca di soluzioni e per trovare un accordo comune. Nel lavoro significa incontri di persone che collaborano per lo stesso obiettivo, fare un colloquio o trovare una soluzione a problemi o in una situazione incerta. Infine può anche indicare un ritrovarsi a festeggiare un'occasione o per condividere un momento di confidenze o un'uscita con amici e parenti. Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo sono tutte quelle situazioni legate al rinvio o al mancato incontro oppure ad un momento di allontanamento e disaccordo. Nelle relazioni sia sentimentali che nel lavoro possono esserci malintesi e litigi. Un accordo può saltare o trovare un compromesso può essere veramente difficile. In alcuni casi può esserci la mancanza di conciliazione e non riuscire a perdonare un torto. In genere i progetti sono ostacolati oppure ci sono cambiamenti negativi difficili da gestire. La riunione corrisponde all'8 di fiori, che porta a un momento di grandi cambiamenti, anche improvvisi. Tutto si può muovere molto in fretta e bisogna essere pronti a gestire le varie opportunità o problemi che arriveranno, con molta calma e prudenza. I tempi di realizzazione si riferiscono ad agosto e in particolare dal 2 al 7. La carta consiglia di essere aperti e concilianti, collaborare e accettare le differenze altrui sarà più utile di quanto si crede. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è l'8 di picche dal titolo Gelosia. L'immagine che vedete qui a fianco vede rappresentata una donna che osserva dietro un cespuglio una coppia di amanti. Li sta seguendo furtivamente e tiene tra le mani un pugnale, quasi ad annunciare un atto estremo nei loro confronti, dettato dalla folle gelosia. I significati principali della carta sono gelosia, invidia, crisi, perdita. Gli aspetti al dritto di questa carta si riferiscono a tutte quelle motivazioni che portano a vivere un periodo di crisi, di sfiducia e difficoltà, soprattutto dal punto di vista emotivo ed interiore. Oltre ad indicare le pene d'amore per la fine di una relazione, contrasti e litigi, tradimento e gelosia, può indicare anche un turbamento di altro tipo, sfiducia in se stessi, umiliazioni subite, invidia, difficoltà a gestire rapporti, solitudine forzata e perdite economiche. Tramite le carte vicine si può capire l'entità delle difficoltà e se i sospetti, i tradimenti e le invidie sono fondati o meno.
Gli aspetti con la carta al rovescio in ambito negativo di un metodo vanno ad accentuare il momento di difficoltà e la presenza di emozioni negative che portano ancora più confusione e incertezza. Bisogna fare attenzione perché queste emozioni come la rabbia, il rancore, la possessività possono diventare incontrollate e portare delle conseguenze spiacevoli. La gelosia corrisponde all'8 di picche, carta complessa che porta conseguenze pesanti in un periodo difficile in vari ambiti della vita. I tempi di realizzazione di questa sibilla vanno dal 2 al 7 novembre. La carta consiglia di prendere il controllo delle proprie emozioni e di avere il coraggio di affrontare le proprie paure e difficoltà senza riversarle sugli altri. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, ciao!